Ciao a tutti e bentornati. Sì, è passato un sacco di tempo dall'ultima volta che ho fatto un video e come potete notare forse è cambiato qualcosa, infatti mi sono trasferita, non sono più nel mio paesino del Veneto, ma mi sono trasferita a Milano per studiare direzione di scena, quindi sì, è tutto un po' un accrocco ma va bene così. Comunque il viola ce l'abbiamo lo stesso perché ho portato con me questa bellissima coperta, mi piace un sacco, e quindi abbiamo tenuto un po' la nostra identità, il nostro amore per il viola. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Della magia del teatro? No, non parliamo di questo, in realtà parliamo di come funziona, come si fa. In particolare voglio parlarvi di scrosce e spezzati. E per fare questo ci serviremo della Semiramide di Rossini del Rossini Opera Festival con la regia di Granvik. Cominciamo! Allora, la regia di Granvik. Intanto parliamo un attimo della storia, tanto per capirci brevemente. Semiramide, regina di Babilonia, rimasta vedova, o meglio, ha fatto assassinare il marito dall'amante Assur e nel mentre dà per morto suo figlio Ninia, il marito Nino, molto originali. Tra l'altro, come potete vedere qui, c'è Salome Gika, che è Semiramide ed è fantastica, e se vi capita, in realtà mi sa che quando pubblicherò questo video ci sarà Idomeneo a Bologna al Nouveau. Se vi capita andateci perché c'è proprio lei che canta e io sono anni che la seguo per vedere quando viene a cantare in Italia e questa è la prima volta che ci viene, quindi se vi capita andateci perché merita. Altrimenti sempre gli allestimenti fighi, c'è sempre a Verona il Filarmonico, il Don Giovanni con Edgardo Roja, anche lui, tanta roba. Se vi capita andateci, se ci siete andati fatemi sapere così avrete, cioè proprio tutta la mia invidia perché io a Verona purtroppo non ce la faccio. Forse Bologna. Speriamo. Detto questo, ogni tanto guardo qua giù perché ho il video, nel mentre che entra Michele Mariotti, ecco, finiamo la nostra trama, abbiamo detto, hanno fatto assassinare il marito, e questo figlio che si dà per morto in realtà è Arsace, che nemmeno lui sa la sua vera identità, c'è la mano di una principessa in palio, due amanti, Idreno e Arsace, finale tragico, molto, sinceramente, cioè a me non mi prova sempre tanto. Ecco quello che volevo farvi vedere io. Dunque, fermiamoci un secondo. Ecco, questo appunto possiamo dire che è un fondale perché prende tutta quanta la scena. E questo fondale in realtà adesso lo vediamo qui, si vede un pochino, ci sono come delle righe dritte. Ecco, questo ci fa pensare che appunto sia naturalmente un fondale costruito, per cui non è un, diciamo, intelaiato, non c'è un telaio dietro con la stoffa inchiodata per davanti, ma è tutto in legno. La cosa che mi lasciava più perplessa di questo allestimento in particolare sono appunto gli occhi, perché gli occhi durante lo spettacolo cambiano, piangono, per cui all'inizio in realtà io pensavo che questo fosse un LED wall. In realtà, se andiamo a vedere da vicino, adesso lasciamo andare avanti le scene, vedete che è dipinto, non può essere un LED wall. Per cui alla fine siamo giunti a questa conclusione, che in realtà sia fatto di legno, sia dipinto, completamente dipinto, tranne la parte degli occhi che invece è proiettata. Ed essendo proiettata più in alto delle persone, non si vede l'ombra della proiezione. Per cui è completamente dipinto. Gli occhi sono proiettati e si va appunto a vedere questo cambiamento degli occhi. Un'altra cosa che possiamo vedere, adesso andiamo più avanti e vediamo come sta in piedi questo fondale, come fa a stare in piedi. Allora, adesso ci spostiamo più avanti, sì, è tutta l'entrata di Semiramide, bellissimo. Eccolo qui quello che volevo vedere io. Adesso torniamo un momento indietro che magari ci vediamo il cambio scena. Questo si chiama cambio scena in musica e a vista, perché appunto abbiamo il cambio scena che avviene sulla musica, che l'orchestra continua a suonare, e a vista, perché non c'è nessun sipario, il cambiamento viene fatto proprio a vista di pubblico. Eccolo qua. Ora vedete proprio che si gira e mostra come fa a stare in piedi. Allora, è tenuto su dalle scrosce. Ora, momento di spiegazione. Guarda, cioè, io mi sento veramente una grande. Allora, ci spostiamo di qua. Eccoci qua. Opla. Dunque, allora, dunque, le scrosce, adesso non so cosa vedrete perché mi sposto un attimo, se no non riesco.
a disegnare, eccolo qua. Adesso vabbè, il mio computer sta gridando aiuto per tutta la roba che gli sto facendo caricare, però per capirsi, se questo è il nostro fondale, la scroscia è questo pezzo qua, questo affare che la tiene su. Poi solitamente qui ci sono anche delle ruote che permettono appunto poi lo spostamento. Può essere che le scrosce siano, come dire, magari usiamo un altro colore, incernierate e quindi sia permessa la chiusura della scroscia. Per esempio, non so se avete mai visto il Don Giovanni di Carsen del Teatro alla Scala 2011, 7 dicembre. In questo caso avevamo un fondale che in gergo si chiamava siparione perché c'era disegnato proprio il sipario del Teatro alla Scala, che scendeva, era attaccato in alto, veniva giù dalla graticcia e qua dietro aveva le scrosce chiuse. Ecco, facciamo la mia abilità nel disegno straordinaria. Aveva le scrosce appunto chiuse. Una volta arrivato a terra, queste scrosce venivano aperte, eccolo qua, e in questo modo praticamente riusciva a stare in piedi e poi si riusciva a fare quella manovra di rotazione per cui Leporello veniva in scena da là dietro, ecco. Un'ultima cosa che volevo farvi vedere di questo allestimento e che è molto, molto interessante sono gli spezzati. Lo spezzato praticamente altro non è che un pannello che è sagomato, ha una sagoma. In questo caso adesso la vedremo, avrà la sagoma di un occhio. Ora, adesso vi lascio guardare il cambio scena con, vabbè, le riprese della Rai che adesso ci taglierà mezzo cambio scena. E, eccolo qua, vedete che ci sta calando qualcosa? Sta calando lo spezzato da sopra. Ha la dimensione di un fondale, perché è veramente una dimensione enorme, però è sagomato. Andando al dunque, eccolo qua. Vedete, questo è uno spezzato, questo qua, questo qui. Quindi, cercando di capire un attimo come ha funzionato, praticamente dietro noi abbiamo il fondale, che è quello appunto che abbiamo visto all'inizio, che è spezzato in due, è tagliato in due, non è uno spezzato, è semplicemente tagliato in due. E dopodiché davanti abbiamo visto che scende quello che è lo spezzato vero e proprio. Adesso vi dico, il mio computer sta gridando aiuto per tutto quello che gli sto facendo caricare, mentre sta anche registrando, quindi ho la penna che a volte fa un po' le bizze. Però ecco, c'è questa forma dell'occhio che è davanti. Dopodiché vediamo soltanto metà, eccolo qua, del nostro spezzato di prima. Davanti qua, cioè in realtà dietro, viene messo l'orsacchiotto. Ora, la mia abilità degli orsacchiotti sembra più un fantasma tipo Casper. Nel mio caso non c'è un orsacchiotto, ma c'è Casper. E in realtà l'altro spezzato sembrava che uscisse, sembrava che se ne fosse andato. In realtà non è che se ne sia andato, è stato messo qui dietro. Adesso non so se magari cambiamo, facciamo l'azzurro. Qui dietro. Per cui abbiamo mezzo fondale dietro, l'orso, l'orso, l'altro mezzo fondale davanti e davanti a tutto c'è lo spezzato. Da qui dietro poi vediamo che uscirà il coro, ecco, da lì dietro uscirà il coro, da qui, che si andrà a piazzare praticamente tra lo spezzato e il fondale, mentre Semiramide poi entra da strada e canterà la sua aria qui davanti. Per cui insomma è tutto un gioco di profondità che viene fatto grazie a tutti quanti questi pannelli. Prima di salutarci vi lascio con la parte finale dell'aria Bel raggio lusinghiero di Semiramide, che è una meraviglia assoluta e ci togliamo la voglia e poi ci vediamo alla fine per i saluti.
Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate. Io mi sono divertita veramente tanto a fare questo video, per cui spero sia piaciuto anche a voi. Comunque fatemi sapere qui sotto e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!